Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, sono Alessandro Davide. Oggi con questo nuovo video voglio spiegarvi come risolvere il problema del forno che non si accende. Prima di iniziare, per favore vi invito a supportarmi iscrivendovi gratuitamente al canale e a cliccare mi piace. In questo modo farete crescere il mio canale e mi darete la possibilità di realizzare nuovi video. Allora, se il forno non si accende, quindi se girate le manopole ma il forno non si accende, la prima cosa da fare è quella di andare a vedere un video che ho fatto in precedenza dove vi spiego appunto quali sono le prime cose da controllare e da verificare prima di contattare un tecnico o prima di smontare inutilmente il forno. Se invece avete già visto il video e non siete riusciti a risolvere il problema, adesso io vi spiegherò come fare una corretta diagnosi e quali sono i pezzi da sostituire. Allora, innanzitutto c'è da dire che potrebbe anche essere che non ci sia effettivamente un guasto. Allora, può capitare che magari vi è saltata la corrente in casa e quindi poi l'avete riattivata e il forno da quel momento lì non è più andato. Allora lì non c'è bisogno di allarmarsi subito, è molto probabile che ci sia semplicemente da impostare l'orologio. Vedete che qui lampeggia. Adesso non fate caso al fatto che lampeggiano questi LED qui, è un effetto della videocamera che sta lavorando a una frequenza diversa, però qui sta lampeggiando soltanto questo in realtà. Questo fa capire che c'è l'orologio da impostare, quindi è per questo che il forno non si accende. Infatti, se io do del tempo, vedete, il forno riprende ad andare. In alcuni forni può capitare che quando scade il tempo di cottura il forno si spegne. Se non diamo dell'altro tempo di cottura il forno non si accende, quindi c'è da verificare anche questo. Poi una volta che avete verificato queste cose qui, a quel punto bisogna andare a fare una diagnosi proprio smontando il forno e andando a capire qual è il pezzo guasto. E adesso vi spiego come si fa. Ok, arrivati a questo punto stacchiamo la spina e andiamo a lavorare nella parte superiore del forno. Quindi dobbiamo svitare tutte le viti che fissano questa lamiera. Giriamo il forno. La lamiera la sganciamo dalla parte sopra e la sfiliamo dalla parte sotto. Semplicemente questa lamiera si sfila così. Ok, arrivati a questo punto, una volta smontate le lamiere, ci ritroviamo davanti al commutatore, che è la parte interessata, e poi qualche piccolo sensore di sicurezza che potrebbe essere sparso in giro nel forno. Ok, una volta staccata la spina, la prima cosa che dobbiamo andare a controllare appunto è il commutatore, quindi con una luce, con una torcia, cerchiamo di illuminare bene questa parte qui e andiamo a verificare ogni singolo connettore, in genere sono questi da questa parte, quelli che fanno il difetto, quindi andiamo a verificare ogni singolo connettore controllando che non ci siano delle bruciature. Se vediamo delle bruciature, tipo la plastica un po' sciolta, nelle giunture proprio del connettore, allora al 100% sicuramente c'è il commutatore da sostituire. Non è detto che le bruciature si vedano sempre nella parte superiore, può anche essere che anziché vederle nella parte superiore potrebbero anche essere nella parte inferiore, quindi possiamo andare a fare un ulteriore controllo smontando appunto il commutatore, girandolo e controllandolo per bene. Una delle altre cause, ma non meno comuni, può essere causata dall'interruzione di questo microinterruttore qui, che serve appunto a staccare la corrente proprio generale di tutto il forno nel caso si dovesse interrompere. Questo microinterruttore qui si interrompe quando il forno raggiunge una temperatura troppo alta, elevata, quindi per sicurezza lui si apre il circuito e interrompe l'alimentazione del forno. Possiamo verificare questo microinterruttore scollegando uno dei terminali, quindi ne scolleghiamo solo uno, questo qui, poi con il tester impostato su Home, vedete, Home, mettiamolo qui, quindi verifichiamo che il tester funzioni correttamente, quindi facciamo toccare i due puntali e verifichiamo che ci sia un segnale.
quindi il tester funziona, quindi c'è continuità. A questo punto un puntale lo mettiamo su un terminale e l'altro su quello scoperto. Vedete? C'è un segnale, quindi questo interruttore in questo momento, in questo caso, funziona, quindi c'è continuità, quindi il circuito non si è aperto e quindi il forno giustamente si accende. Nel caso abbiate dei dubbi, potete staccare anche l'altro terminale così e creare un corto. Quindi mettiamo così. A questo punto provate ad accendere il forno e vedrete che il forno si accende. Quindi anche in questo caso qui, senza neanche usare il tester, basta bypassare il sensore di sicurezza e se il forno si accende vuol dire che questo qui è da cambiare. Adesso non fate l'errore di escluderlo completamente e non sostituirlo, perché se il forno dovesse surriscaldarsi non avrete più una sicurezza e quindi ci potrebbero essere conseguenze anche gravi. Ok, arrivati a questo punto non ci resta che verificare il commutatore. Per favore vi invito a supportarmi iscrivendovi gratuitamente al canale e a cliccare mi piace. In questo modo farete crescere il mio canale e mi darete la possibilità di realizzare nuovi video. Quindi adesso andremo a smontarlo per verificare sul retro se ci sono delle bruciature o meno. Quindi per prima cosa estraiamo la manopola, quindi la afferriamo bene e la tiriamo. Ok. A questo punto andiamo a svitare le viti che sono al suo interno. Quindi con un cacciavite andiamo a svitare le viti. Una, anche se le viti rimangono lì non ci sono problemi. E quindi estraiamo il commutatore. Ok, arrivati a questo punto ruotiamo il commutatore senza far staccare i fili e solleviamo queste placchettine di plastica in modo da sganciare questo involucro di plastica e lo mettiamo da parte. Adesso con una torcia andiamo a verificare tutti questi interruttori che non ci siano bruciature. In regola, altro non può essere, dovreste trovare delle bruciature qui, quindi se non le trovate da questa parte le trovate sicuramente da questa. A me è capitato spesso. Quindi a questo punto non ci resta che sostituire il commutatore per risolvere il problema del forno che non si accende. Adesso io purtroppo non ho un commutatore nuovo per farvi vedere come si sostituisce, però quello che vi posso dire è che dovete fare sicuramente prima una foto, perché se invertite qualche filo, combinate un bel casino, non ne uscirete più. Quindi fate delle belle foto, anche più di una, belle luminose, in modo che si vedano bene tutti i connettori con i vari colori. A questo punto vi consiglio prima di montare il commutatore nuovo qui, così ve lo lascia bello fermo qui e ben fissato qui, non si muove, e poi uno ad uno, un filo alla volta, lo scollegate tenendo con un dito fermi tutti quanti gli altri, perché c'è sempre il rischio che se ne possa staccare più di uno quando tirate, vedete tipo adesso, ok? Quindi una volta staccato un connettore lo ricollegate sul commutatore nuovo, quindi ne staccate uno alla volta e piano piano li passate tutti quanti sul commutatore nuovo. Comunque una volta sostituito il commutatore, se non l'avete già fissato, non vi resta che inserirlo nel suo alloggio e fissarlo con le viti. Quindi puntate la vite e guardando dall'altra parte andate a cercare il foro sul commutatore senza stringerla troppo e poi puntate l'altra e fate la stessa cosa. Una volta avvitata potete stringere anche l'altra vite, quindi le stringete entrambi. Dopodiché reinseriamo la manopola facendo fede al segno che troviamo qui. Quindi abbiamo il perno con la parte sfaccettata verso l'alto e reinseriamo la manopola nello stesso modo, nella stessa posizione, ecco. E inseriamo. Ok.